Roma es como un gran museo de arte cristiano, donde han dejado sus obras algunos de los más grandes artistas de la storia. Oggi parleremo di tre di loro, vissuti tra il XVI e il XVII secolo. Caravaggio tra i pittori, Bernini tra gli scultori e Borromini tra gli architetti. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, lavorò a Roma dal 1594 al 1606. Questa è la casa dove abitò e lavorò durante gli ultimi anni a Roma. In 1599, Caravaggio obtained his first major commission, which was to decorate the Cantarelli Chapel in the Church of San Luigi dei Francesi. The theme was the calling of St. Matthew, his vocation, and ultimately his martyrdom. Era la prima volta che le sue opere erano poste in un luogo pubblico e il risultato creò un vero e proprio trambusto. Secondo alcuni critici d'arte, questa cappella ha segnato un prima e un dopo nella storia della pittura. Subsequently, in 1602, Caravaggio inserted a third painting in the middle of the triptych, St. Matthew and the Angel. Concentrandosi sull'immagine della vocazione, Caravaggio ha voluto immortalare il momento in cui il pubblicano Matteo decide di abbandonare la sua vita precedente, dedicata alla raccolta di denaro, per diventare discepolo di Gesù. According to the Gospel of St. Matthew, Christ, seeing Matthew, says only a single phrase, "Follow me." Caravaggio immortalizes the very moment in which Matthew points to himself in disbelief, as if he doesn't even know how to respond. Time is suspended while the Son of God waits for a response. Come se Caravaggio volesse dire allo spettatore: anche la tua vita può cambiare se approfitti del momento giusto. In other words, the interaction between divine grace and human freedom can in a moment transform anyone's life. Nella scena vediamo come la luce si fa strada nelle tenebre, come la grazia di Dio illumina la mente di Matteo, fino a portarlo ad abbandonare tutto e a seguire fedelmente Gesù fino al martirio, rappresentato all'altra estremità della cappella. The themes of light, grace, and sanctity introduce us to another masterpiece, this time by Gian Lorenzo Bernini. We are in the Church of Santa Maria della Vittoria of Discalced Carmelites. Here in the Cornaro Chapel, we have the Ecstasy or Transverberation of Saint Teresa, a sculpture created by Bernini between 1645 and 1652. The sculptor declared that it was one of his favorite works. L'immagine centrale sembra fluttuare nell'aria, illuminata da un fascio di luce naturale. La scena che rappresenta è narrata nel capitolo 29 del libro sulla vita di Santa Teresa. Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro che sulla punta di ferro mi sembrava avesse un po' di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere e quando lo estraeva mi sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di grande amore di Dio. Il dolore della ferita era così vivo che mi faceva emettere quei gemiti di cui ho parlato, ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme dolore che non c'era da desiderarne la fine, né l'anima poteva appagarsi d'altro che di Dio. The Baroque architect Francesco Borromini
is the author of the Church of St. Charles at the Four Fountains. It is located at the intersection of the Four Fountains, where we can observe a curious panorama. In the four directions of the streets, you can see 3 ancient obelisks and Porta Pia designed by Michelangelo. La chiesa è dedicata a San Carlo Borromeo ed è una delle più piccole di Roma. La sua superficie equivale a uno dei pilastri che sostengono la cupola di San Pietro in Vaticano. Era il suo primo incarico come architetto indipendente, la sua opera prima, come lui stesso disse. He built the church, the cloister and the convent of the Trinitarian Fathers between 1634 and 1641. Doveva lavorare in uno spazio molto piccolo e al minor costo possibile perché i frati avevano pochi mezzi. Questa sfida poteva essere portata a termine solo dal genio di Borromini, che amava utilizzare materiali estremamente semplici e decorazioni essenziali per far risaltare maggiormente le linee architettoniche. Tutto in questa chiesa trasmette un sentimento di accoglienza e di elevazione dello spirito verso la Santissima Trinità. The light of St. Matthew's conversion and of St. Teresa's mystical love is now the environment in which the faithful is enveloped in a candor of glory and purity of the Trinity.